Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video perché ho visto girare su internet un video fatto da Bruno Coelho in inglese in cui spiegava come impostare VRC Pro per chi l'ho appena installato e ho pensato potesse essere utile farlo molto simile in italiano in modo che chi non è molto pratico con la lingua potesse essere più comodo. Vi dirò un paio di dritte per fare le prime impostazioni. Allora, innanzitutto partiamo con la configurazione della radio. Dovrete aver acquistato l'adattatore, ovviamente. Inserite l'adattatore nel PC, accendete la radio. Come prima cosa, vi conviene sulla radio creare un nuovo modello, come se doveste impostare una nuova macchinina. Chiamatelo VRC, chiamatelo come volete. E andate nella sezione della radio degli EPA e impostateli al massimo che potete. Io sulla mia radio posso mettere il 150%, ho messo gli EPA al 150%. Una volta fatto questo, avviate il gioco, vi trovate nella schermata principale dei box, andate su Option e andate nella sezione Control Option. In questa schermata la prima volta vi ritroverete in questa situazione. Se voi girate a destra o a sinistra o accelerate e frenate, non avrete i valori che arrivano al 100%. Perché? Perché non è ancora stata calibrata. Quindi cliccate su Calibrate, date Yes, il gioco vi porterà nella schermata di calibrazione di Windows. Voi ritroverete in questa schermata, cliccate su Proprietà, cliccate su Impostazioni, cliccate su Taratura, cliccate su Avanti, ancora avanti. In questa schermata dovrete fare questo movimento. Girate tutto a destra, lasciate al centro. Girate tutto a sinistra, lasciate al centro. Accelerate tutto, lasciate fermo. Frenate tutto, lasciate fermo. Vedete che dopo che ho fatto questa serie di movimenti la freccia che all'inizio era impazzita adesso si è fermata in quel punto lì. Non importa se non è al centro, non fa nulla. Dopo averlo fatto una volta io vi consiglio di farlo una seconda volta giusto per sicurezza, quindi ripeto, tutto a destra, lascio, tutto a sinistra, lascio, tutto accelerato, lascio, tutto frenato, lascio. Appoggiate la radio e date avanti, 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 fine. Quindi cliccate su applica in modo da salvare, altrimenti è come se tutto quello che avete fatto viene perso. Cliccate su applica, cliccate su ok, tornate nel gioco e vedrete che i valori adesso vi arrivano al 100%. Vedete, se io giro tutto a destra mi dà 100%, tutto a sinistra meno 100, tutto accelerato 100, tutto frenato 100. Se è così la situazione avete fatto la calibrazione giusta. Ovviamente controllate anche che mentre siete completamente fermi questi due valori devono essere allo 0. Questo valore che vedete oscillare è il valore di aggiornamento della radio, cioè sostanzialmente come nelle gare reali, cioè una radio di 20 anni fa era più lenta di una radio di adesso. E nello stesso modo qua, se avete una chiavetta molto vecchia, probabilmente avrete un valore più basso, vuol dire che diciamo la vostra radio è più lenta. Io ho una chiavetta che avrà 10 anni e riporta valori che oscillano tra i 60 e gli 80, va più che bene, cioè per avere fluidità nel gioco dovrete stare sopra i 60. Se avete una chiavetta molto recente appena acquistata, probabilmente magari vi arriverà, non so, forse anche a 100. Quindi questo, esponenziale se volete potete lavorarci sopra in base a come vi trovate voi, li ho sempre lasciati a 0. Potete fare anche la sezione Customize, io vi consiglio di non toccarla, questi valori qua io non ricordo se fossero così di default o se li ho impostati io ai tempi, ma non li ho mai più toccati. Occhio perché questi valori qui possono portarvi anche a migliorare i tempi sul giro, ma cambiano di molto il feeling con la macchina, cioè vi snaturano il gioco, magari vi trovate meglio sul gioco, potete fare anche tempi migliori, ma diventa non più simulativo, cioè quello che succede in gioco non rispecchia per nulla quello che succede nella realtà, quindi vi consiglio di lasciarli così per avere un gioco più naturale possibile. Questo per quanto riguarda la parte radio, non c'è nient'altro da spiegare. Per quanto riguarda la parte camera option, potete regolare in base ai vostri gusti quanto lo zoom, la distanza, questi valori qua. Io, anche come per prima, non so se questi valori fossero così già dall'inizio o li ho toccati io anni fa. Poi una volta che mi sono assestato, ovviamente non li ho più toccati perché mi sono abituato così.
L'ultima cosa importante, opzioni grafiche, queste vanno in base al vostro PC. Se avete un PC molto vecchio, dovrete disattivare alcune cose, oppure anziché mettere su high, mettetelo su low. Dovete fare delle prove. La cosa importante che adesso vi faccio vedere è che abbiate sempre almeno un valore di 60 fps mentre giocate, perché 60 fps è la soglia della fluidità per l'occhio umano, cioè se io ho 60 fps o ne ho 200 per l'occhio umano non cambia nulla, l'occhio umano non lo distingue. Se ne ho sotto i 60 l'occhio umano vede degli scatti del gioco. Quindi per fare questo, magari lasciate tutti i valori che il gioco in automatico vi dà al primo avvio, attivate questa voce display fps, date ok e lanciate una practice a caso. Vedrete che in basso a destra qua vi dà un valore fps. Deve stare sempre sopra i 60. Se vi va sotto i 60, scusate, se vi va sotto i 60, il gioco vedete che vi scatterà in alcune situazioni. Vedete che poi non è un valore fisso, perché man mano che mi muovo, man mano che carica altri elementi grafici il gioco, quel valore oscilla. Deve stare sempre sopra i 60. Che poi abbiate 60 o che abbiate 190 non c'è alcuna differenza. Quindi controllate questo, tornate fuori e regolatevi di conseguenza, cioè tornate nella sezione opzioni, opzioni grafiche, se quel valore vi va sotto i 60 fps togliete qualcosa, riprovate. Una volta che avete trovato la quadra potete spegnere questa voce in modo che quando siete in gara non vi compare quel numerino lì e vi dà meno fastidio sullo schermo. Chiaramente questo valore qua io adesso l'ho provato in una sessione di practice in solitaria. Se fate una sessione multiplayer con 10 macchine, chiaramente se fate 100 fps da soli può essere con 10 macchine ne facciate 60, quindi anche lì è da regolare. Quindi una volta che avete fatto fate su off e basta. Queste sono le opzioni base. L'ultima cosa che mi sento di dirvi è che quando siete in qualsiasi sessione in pista, una cosa utile è che se premete F1 vi compare questa schermata dove vi riporta le scorciatoie che potete usare in pista. Vi dice che se voi cliccate F2 cambiate la visuale, cioè con F2 cambia la telecamera. Se cliccate ad esempio F3 vi sposta di una posizione a sinistra sul palco, se cliccate Shift più F3 vi sposta di una posizione a destra e così via. Sono tutte scorciatoie per muoversi in pista e per regolarla. Ad esempio se schiacciate il tasto più vi aumenta lo zoom, se schiacciate il tasto meno ve lo diminuisce. Io tengo lo zoom il più lontano possibile per avere una visuale il più larga possibile della pista. Basta, mi sembra più o meno tutto per quanto riguarda il poter iniziare a girare. Poi farò un altro video per il setup perché è un'altra cosa che in molti mi hanno scritto in questi giorni e secondo me vale la pena spenderci due parole. Niente, è tutto. Un saluto a tutti. Ciao ciao.